Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Qualche giorno fa, nella sezione community del mio canale, vi ho chiesto di dirmi alcune parole ed espressioni che trovate difficili da usare e quindi oggi risponderò alle vostre domande in merito. Molte delle parole ed espressioni che avete suggerito le ho già trattate in video precedenti, quindi se cercate la spiegazione di espressioni come mi raccomando, oppure parole come prego, magari, le trovate tutte nella playlist, il cui link vi lascerò nella descrizione del video qui sotto. Cominciamo con la prima domanda. I verbi ricordare e ricordarsi sono da considerare la stessa cosa. Si equivalgono nel significato, solo che ricordare potrebbe essere considerato leggermente più formale di ricordarsi. Per quanto riguarda la forma, ricordare è transitivo, perciò non vuole preposizioni a seguire. Ricordare qualcosa, ad esempio, ricordo ciò che è successo. Mentre ricordarsi, essendo un verbo intransitivo perché pronominale, vuole una preposizione, in questo caso la preposizione di, quindi ricordarsi di qualcosa. Per esempio, mi ricordo di ciò che è successo. Per forza è una locuzione avverbiale estremamente diffusa nella lingua di tutti i giorni e significa necessariamente. Il tavolo è l'oggetto che tutti conosciamo ed è di genere maschile. Diventa però tavola, quindi di genere femminile, nel momento in cui il tavolo viene apparecchiato, quindi con la tovaglia, i piatti, i bicchieri, le posate, eccetera, per mangiare. Il tavolo diventa tavola nel momento in cui ci si poggia del cibo sopra per mangiare. Tavolo diventa tavola nel momento in cui ci si siede attorno per mangiare. Infatti diciamo apparecchiare la tavola, è pronto in tavola o a tavola, sedersi a tavola per mangiare. Tavola è anche quella che si usa per lo sport del surf. Tavola è anche un asse di legno e tavola è anche un'illustrazione o un grafico in un libro. Ahimè è un'interiezione che esprime dispiacere, rammarico per qualcosa. Ahimè, ormai è troppo tardi. Ma che è un'interiezione che esprime forte opposizione a ciò che viene detto oppure esprime una forte negazione. Significa assolutamente no. Sei andato in piscina? Ma che ho lavorato tutto il giorno. Può darsi che è una locuzione avverbiale, è un'espressione impersonale che significa forse, probabilmente. Se usiamo solamente può darsi, allora l'espressione è direttamente intercambiabile con forse. Per esempio, verrai alla festa? Forse, può darsi. Se però usiamo può darsi che, la frase diventa più complessa e dobbiamo ricordarci che il verbo che segue sarà al congiuntivo. Per esempio, può darsi che Stefano vada in piscina più tardi. Volentieri significa sì, sì con piacere, se è usato come risposta ad una domanda o ad una richiesta. Significa solamente con piacere se invece è usato come avverbio in una frase. Per esempio,
Vengo volentieri al cinema con te. Al di là, come parola unica, significa oltretomba. C'è anche una locuzione preposizionale, quindi un'espressione che funge da preposizione, che praticamente si pronuncia allo stesso modo, al di là, ma che però si scrive in 3 parole, al di là. In questo caso, nel caso appunto dell'espressione con funzione di preposizione, il significato è quello di oltre. Ad esempio, dobbiamo andare al di là del fiume, dobbiamo andare oltre il fiume, oppure dobbiamo superare il fiume. Al di là può anche essere usato in maniera metaforica in un discorso teorico. Questo è tutto per il video di oggi. Se avete altre domande, mi raccomando lasciatele nei commenti qui sotto e vi invito anche a dare un'occhiata alla descrizione del video qui sotto perché lascerò tutti i link alle lezioni più utili. Va bene? Quindi se cercate espressioni come mi raccomando, addirittura, o parole come prego, allora, magari, eccetera, le trovate tutte nella playlist dedicata. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!